ScreenWorld per lo staccanovismo, siamo al mare, ma lavoriamo sempre. È estate, ci mettono sempre a lavorare perché abbiamo avuto questa bella idea di fare Screen on the Beach, la rubrica estiva qui dai bagni Etruria di Castiglioncello per questa estate cinefila. Esatto, e che parte diciamo con un film leggero, un film semplice, un film che parla d'amore, non è vero? Assolutamente, certo, come no? Un film completamente fuori di testa, anche dal titolo Mad Heidi. Immaginatevi Heidi in un mondo distopico e avrete il film. Cioè, Heidi che lotta contro una distopia seminazista in cui c'è la dittatura del formaggio svizzero. Io direi che non basta altro per vendere un film. Esatto. E siamo qui per fare cosa? Per parlarne con chi il film lo ha fatto, quindi con i registi, con l'attrice. Per chiedergli perché. Come ti è venuta? Sei un genio. Sì, idea assolutamente geniale. Ci sarà anche il Federico Frusciante nazionale. Lui che sappiamo essere un grande promotore del cinema indie, del cinema anarchico, del cinema che ha coraggio contro questo mainstream ormai algoritmico. Ma sì. Quindi sarà interessante capire come nasce questo film davvero pazzo, che è del 2022 ma negli anni ha fatto parlare di sé perché è stato un caso anche produttivo. Certo, vincendo anche dei premi. È un film che è completamente fuori di testa, ma noi soprattutto proveremo a interrogarci su in che modo il cinema indie può e sta già rivoluzionando il cinema attuale, perché mentre tutti parlano di soldi, quando i soldi scarseggiano, quello che conta è la penna e il foglio. E soprattutto conta quando un personaggio del film, Peter il Pastore, si chiama proprio Peter il Pastore, cioè il pastore è il cognome del personaggio. Io direi che basta questo a rendere Mad Heidi un capolavoro, ma adesso ascoltiamo chi il film appunto l'ha fatto. Ragazzi, benvenuti sul canale YouTube di ScreenWorld e parto subito con una domanda fondamentale. Heidi, per voi svizzeri, cosa rappresenta? Qual è il mito di Heidi per voi in Svizzera? I mean, we all grew up with Heidi, mainly with the anime. That's, I think, even we Swiss people got familiarized with Heidi is mainly through the Japanese anime. When we were younger, we thought it's a German series, but then later realized it's actually Japanese. And there's a Heidi village in Switzerland and everything. So yeah, it's a myth that is still around 100 years after the book is published. And we thought Heidi is the perfect icon to do the first Exploitation movie. Invece ci raccontate, so che c'è una genesi molto particolare, quindi vorrei capire innanzitutto qual è stata la prima idea che vi ha fatto dire ok, facciamo questo film pazzo, e come è andata anche col discorso di crowdfunding, quindi so che c'è una genesi particolare anche per come avete girato il film. Yeah, so at first we just presented a teaser poster before we had any kind of footage. We didn't even have a script back then, so we just made a poster to see if people respond to it, and we put this on Facebook, and we got our first 20,000 Facebook followers just with that poster. So we thought, okay, there might be an audience that could help to finance this film. So first we started a crowdfunding campaign over our own website. Then we realized we can't finance the entire film with just crowdfunding, so we invented a crowd investing system where people can buy shares of the movie. So you had to invest at least $500, and then you get a share of the movie profits. So now our investors can log in to their e-wallets and see how much money they already got. They're all rich now, by the way. Federico, invece chiedo a te di pancia, la prima volta che hai visto Mad Heidi, che hai pensato? Cioè, ma che si sono inventati questi? Sai, io essendo appunto un 52enne sono cresciuto in realtà col cinema che un po' omaggiano, cioè quello degli anni 70 e 80, come anche voglia, diciamo, di Exploitation. Quindi sono abbastanza abituato alle cose folli, in un certo senso, sono cresciuto con della roba allucinante. Però io sono uno che ama la distruzione e la distruzione dei miti per bambini, quindi e poi sono cresciuto anch'io come loro, ho sentito con l'Heidi l'anime, però io a differenza sono in realtà da piccolissimo, sono cresciuto che era un Heidi con Shirley Temple, che era un film degli anni 30 che finiva molto peggio dell'anime, ma malissimo. Ho trovato proprio interessante perché in realtà rispetta Heidi, però distrugge tutto quello che io trovo veramente orribile, quindi il pensiero unico, il fascismo, e quindi mi è piaciuta quella cosa, però inserita, ripeto, a queste splatterate
che esasperate volutamente, e poi rendere sexy un personaggio violento e averne paura allo stesso tempo. Io quando guardavo quest'Heidi, sì, però è bella, però anche un po' paura di incontrarla in un certo senso, perché a un certo punto, da quando ha le svisioni, diciamo così, mi sembra che diventi completamente folle in un certo senso, però che riesce a quel punto a liberare. Quindi per me è proprio un film che, quando l'ho visto, l'ho messo un gradino molto sopra la roba tipo Winnie the Pooh o film fatti. C'è un lavoro in più. C'è un lavoro, secondo me, proprio di scrittura, un lavoro di personaggi, un lavoro anche di struttura che è molto in realtà da cinema, mi si permetta, quasi classico in un certo senso, per come intendo io il cinema classico, che non è solo Godard, ma lo intendo anche appunto nell'Exploitation totale. Quindi per me è proprio un'esperienza assoluta. E poi a me che torturano col formaggio, cioè io amo il formaggio, quindi con me avevano vita, cioè io in galera ci sarei stato 4 mesi a mangiare il formaggio. Eri già in cella in quel film. Mi avevano già preso, io ero già grosso di ora, venivo col fisio come loro, quindi per me è stato un insieme di cose che hanno funzionato tutte. Non mi ha mai annoiato. Il cinema indipendente ha il problema a volte, con la mancanza di soldi, di non avere troppe idee. Questo è pieno di idee, anche troppe in un certo senso, e quindi alla fine arrivi in fondo che sei pieno, ecco, sei soddisfatto, proprio come se avessi mangiato 4 kg di formaggio, però nel lato positivo. Una domanda che ho per tutti, magari parto da Alice, chiederti: viviamo in un'epoca in cui il cinema è molto algoritmico, cioè molto focalizzato su cosa si può fare, cosa bisogna dire, chi deve intervenire, cioè è tutto molto, diciamo, poco spontaneo. Quanto abbiamo bisogno di film come questi, di anarchia, di coraggio, di fregarsene anche un po'? I don't know whether or not anarchy is the right word to describe the film. I think that it's important that people are bold and that they make choices and they make a statement with what they believe in and what they want to go for. But I think that actually, for me anyway, the heart of Heidi it's a story. These two are storytellers and they're trying to tell a story, and that's what I love about it, is actually they don't care ultimately whether or not people are going to get annoyed by it or they're going to love it. They had a story to tell and they wanted to tell it, and I think that's what's important, is that we live in a time where so many people's stories are being shut down and so many people's stories are being not given sort of airtime, or no one's listening to them. For me, that's what's important about it, is that everyone should have a chance to tell a story, no matter how bonkers or mental it is, and using the vehicles that you want to get people's attention. And I think that's the thing, is that these guys had something to tell and they had a story to share, and they've used Heidi and fascist Swiss cheese dictator as a way to communicate that, and I think that's beautiful. And being able to have different pockets of people be inspired by that and go, actually, nowadays it is the extremes that grab our attention, it is the extremes that people are clinging on to and listening to, that actually it's a good way to draw someone in and then make them watch and sort of hold the mirror back up and go, have a look at this, what do you think, what are you looking at? So that would be my sort of side of it. Yeah, I guess there was in one way or another there was quite a few anarchy going on in this entire project. From basically, Johannes had the idea to make Mad Heidi because in Switzerland, with the film funding, they always kind of expect, you know, some story that has some connection with Switzerland, otherwise you have zero chance of ever getting any money. And we were like, well, let's give them what they fucking want. But yeah, and I mean the problem is filmmaking is just very expensive, so it's still very capitalist. And yeah, even if you make an independent film, you need tons of money. I mean, Mad Heidi, the final budget was 3.5 million Swiss francs, so which is more than 3.5 million euros. So yeah, and in the end it was still not enough money. Basically, we wanted more shooting days, and like he said, we had to change some things. So that's always the difficulty, or one of the main challenges in filmmaking, that it's unfortunately the most expensive art form. Sono dell'idea che proprio il cinema abbia sempre bisogno in realtà di un'idea indipendente, di una lavorazione che deve essere esclusivamente data in mano agli artisti, che i produttori debbano esclusivamente considerare il fatto, sì, che non vadano fuori dalle spese, ma solo quello, che non devono rompere il cazzo alla scrittura né su chi hanno scelto gli attori, cioè, dovrebbero semplicemente fare il loro lavoro, produrre, distribuire e far girare il film. Il regista dovrebbe essere sempre libero, quindi per me
il fregarsene, essere anarchici sul set, nel senso essere completamente indipendenti, dovrebbe essere la base di tutto il cinema. Però anche questo tipo di cinema anarchico deve avere alla base un qualcosa da dire. Cioè non si può dire ok, io faccio il cazzo e mi pare, tanto me ne frego di tutto e poi scrivo una storia di merda. Cioè cercare, anche perché l'anarchia non è l'assenza di contenuti. cioè, cercare a un certo punto di entrare all'interno di quello che è davvero un film. E io il film dei ragazzi l'ho apprezzato perché comunque ha un bel montaggio, ha i tempi giusti, ha una buona fotografia, cioè non è che è sciatto. A volte purtroppo il cinema indipendente, più che indipendente, sembra amatoriale, cioè dà questo senso di persone che non sanno quello che fanno. E invece ho trovato appunto in questo Mad Heidi che le persone sembra che quello che hanno fatto sembra proprio che fosse ben preciso, ben chiaro. Quindi ripeto, per me il cinema anarchico, libero è alla base del cinema e dovrebbe essere alla base di tutte le arti. Purtroppo sappiamo nel mondo che non è così, però più Mad Heidi e più gente spinge verso un certo tipo di cinema indipendente, più spinge anche gli spettatori normali, cioè quelli che vanno a vedere la spazzatura della Marvel, a capire che in realtà c'è cose molto più interessanti che costano 100 volte meno, e a quel punto si farebbe un passo in avanti, ecco, per quel tipo di cinema. Però poi non so se, e questo è un mio pensiero, sempre è stato un mio pensiero, non so se poi una cosa indipendente, anarchica, una volta inglobata in un sistema, perda appunto l'essenza. Quindi io con tutto il cuore dico a loro di poter andare avanti e avere il budget da 300 milioni, però poi col cuore non so se è meglio lavorare poi alla fine sempre con tre esseri completamente. E a proposito di questo, volevo chiedere a tutti voi in realtà, in particolare a chi lavora in questo settore, la domanda è proprio questa. È vero che lavorare nel cinema indie ti rende più libero che lavorare nel cinema mainstream? Cioè c'è davvero questo concetto di libertà che si applica a indipendente, ma è davvero indipendente? I'm sure independent film gives you much more freedom than if you do a big studio film. So, of course, it would be interesting to do that as well. But I think both of us, it's not our goal for our career to build a big studio director career. So I think we see ourselves as independent filmmakers. That it's not just a pathway to Stop the with the studio Warner. It's it's enough to have discussions with one producer, and we don't really want to have more discussions about that kind of stuff. Sono davvero inconciliabili, cioè davvero non può esserci un legame, quasi un trade union tra il cinema indie e il cinema mainstream. Può esserci un legame o non è assolutamente fattibile? The biggest problem of the so-called mainstream movies nowadays, anyway, is like, if you try to please as many people as possible, you end up pleasing nobody. I think, we've seen over the past couple of years, we've seen quite a few big budget so-called mainstream movies completely flop. And maybe that is my hope, anyway. In a couple of years, all these executives will realize that maybe that's not the way to go anymore. And if you just take all the marketing budget and put it on, take some more risks again and put it on a so-called indie film, it might actually please a certain group of the audience, demographics, and it'll be big enough. Yeah, every cloud has a silver lining. And we always said we don't want to make a film that everybody likes. Our goal was always to make a film, in the best case, 50% of the people love it and 50% hate it with passion. As Matrix, as long as the they do it second with Matrix. Io su questa cosa sono l'idea che il cinema indipendente, inteso come tale, non potrà mai entrare nel cinema mainstream per come intendiamo il mainstream. È impossibile, in un certo senso, se ti danno 50-100 milioni di dollari, pensare che te li diano dicendo fai quello che vuoi. Cioè il cinema mainstream è sempre comunque collegato all'idea, c'è 50-100 milioni, io devo incassare 400, non c'è versi, con la pubblicità, con le sale. Quando uno fa un film da 3-5 milioni, come gira un po' il mondo, incomincia già a essere soddisfatto, c'è una soddisfazione enorme il cinema indipendente già che arrivi in Italia, che arrivi in America, che arrivi in Giappone. Quindi trovo proprio che il cinema indipendente abbia la sua forza proprio in questo. Nel momento in cui si avvicina al mainstream, può essere indipendente il regista enorme. Uno Scorsese fa più o meno quello che vuole, Francis Ford Coppola, ma sono registi di 90 anni. Cioè, i giovani che conosco anch'io in Italia, che lavorano in Italia, indipendenti, lavorano con budget
che forse se arrivano a volte a 50.000 euro sono tanti, cioè per capirci, quindi in realtà come incominci per l'Italia a superare il 1.000.000, così non sei già più indipendente in Italia. E quindi io sono proprio dell'idea che sia una cosa inconciliabile, cioè è proprio inconciliabile come mettere in una stanza un comunista e un fascista e pensare che già una briscola e scopa, cioè li trovo proprio distanti totalmente, cioè è proprio una distanza abissale tra chi in realtà fa cinema per il gusto di fare soldi e chi fa cinema per il gusto di fare cinema. Chiaramente ci devi campare, chiaramente ci vuole l'incasso, però non è la ricerca dell'incasso come quello che fa il pittore perché ha un'esigenza di dipingere e quando il quadro a tutti gli fa schifo e a lui gli piace va bene uguale, cioè non so come farvi capire, cioè per me l'indipendente è uno che è libero anche dal pensiero dello spettatore, invece il mainstream pensa prima a quello che deve piacere alla gente e dopo a quello che devi fare te, invece l'indipendente pensa prima a quello che voglio fare io e poi vediamo se piace alla gente. Chiaro il discorso? Chiarissimo il discorso. Vi volevo chiedere qual è stata la cosa più difficile a livello di design dei personaggi, l'armatura, il costume di Heidi, le uniformi del partito e anche a livello di location, quindi a livello proprio di making of, di design, di art design, qual è stata la cosa più difficile da creare. E volevo chiedere a te, il tuo personaggio che cambia così tanto, parte diciamo in maniera timida, che subisce, poi esplode, qual è stata la cosa più divertente per te da girare e quante libertà hai avuto tu nel contesto di esprimere, proprio anche andare fuori dal copione? So for me this was, and probably for both of us, this was the most interesting and exciting part of making Mad Heidi, was to build this world, because we tried to build an entire new universe, but using Swiss cliches. So that was very fun to just look what kind of Swiss cliches could we take and somehow turn them into an exploitation thing, like the Swiss armbands instead of swastika armbands, and of course the whole cheese thing, and that was really the fun part of making the film. Yeah, we were basically trying to find as many things, super stereotypical Swiss, and how can we connect them to some exploitation movie cliche or something. That's how we came up with the fondue boarding instead of waterboarding and all this. Yeah, and challenge-wise, probably the neutralizer costume, spoiler, of course, and also Heidi's costume. For people who don't know, Heidi's costume is based on a traditional Swiss dress, and there are different types of these dresses for different regions in Switzerland. This one is just the one that looks most cool, and then we slightly modified it. Just slightly. Yeah, to make a warrior Heidi out of it. And just adding one tiny thing to Heidi's costume, with regards to the Anarchy, there's like the what's it called? The seamstress. The club of traditional seamstress, association of seamstress, which are the only ones allowed to officially make these kinds of costumes. They saw a picture of her at the dressing rehearsal in the news, and they went absolutely fucking apeshit. They told all their members, whoever's collaborating with us, you're gonna get fired, basically. And that's kind of what happened to the one who was collaborating with us. Yeah, she was expelled from the she was expelled from the association of seamstresses, because they weren't happy about Mad Heidi, without even seeing the movie or anything. And I mean, we had also this other story of, we had another co-writer who helped us write the script, and he had a job at the airport police in Zurich, and when the police found out that he was working on Mad Heidi in his free time, they fired him. And then we asked our fans to donate money to pay a lawyer for him so he can go to court. Story. And then he totally won in the court, and the court said it was so wrong to fire him for making a film in his free time. Yeah, that's of course for him it was pretty bad, but for us it was the best type of promotion that you would wish for a movie like that. Yeah, I think
I loved Heidi as a character and still love Heidi as a character. I think she's great, and she has to quickly adapt to the new surroundings. I think it's great to play a character who's so protected, and then all of a sudden their world explodes and they can either lie down and just let the world happen around them, or actually get up and affect change. And that was really great to play a character with so much guts and so much bravery, and I loved it. I found it really fun to sort of delve into those different pockets. I'd said to these guys at the time, Heidi was the biggest job that I'd ever done, and I didn't quite yet realise that films weren't shot in chronological order. So it was trying to, for me, navigate. Yes, Heidi was doing her journey and her story, but actually in the morning I could be at the end of that story, and in the afternoon have to go right back to the beginning. So I had a lot of post-it notes and a lot of timelines around my room going, right, what do I know today? And every time we got the call sheet through, I would get my script out and I would write down the information that I know for that day and what I can't sort of let slip, and what, so that I'm not overplaying or foreshadowing everything. Because I think I tried in my performance in Heidi, everything's so elevated and everything's so brilliant and big and bonkers. I tried to make her as grounded as possible so that there is a thread through the film as well. And the madness sort of happens around her, and you kind of go, yeah, do you know what? If all that was happening, I'd probably end up the same way. È bellissimo tutto questo. Voi avete fatto la stessa cosa che fa Ovidio nelle Metamorfosi, che fanno grandi autori della letteratura come Ray Bradbury, per esempio. Avete fatto mitopoiesi, avete fatto world building su un world building già preesistente, quindi questo è straordinario. A questo punto la mia domanda è una sorta di gioco, una sorta di what if che nella distopia è perfetto. E la domanda è la seguente: se adesso doveste scegliere un altro personaggio da rendere cazzuto, da rendere un badass, da rendere un personaggio nuovamente da sottoporre contro la dittatura, quale scegliereste? Lo chiedo anche a Federico, se lui ha un personaggio nella sua testa, lo chiedo a tutti voi. Un personaggio che nella letteratura di tutti i giorni non è notoriamente famoso per essere un personaggio destinato ad andare a uccidere i nazisti, ma magari voi riuscite a renderlo tale. Difficult without spoiling too much about our next projects. We have to say, I think that the Swissploitation universe is pretty endless. There's a lot of other ideas that we could put in this Swissploitation universe. We are working also on an idea that is going into a different direction, but it's still Swissploitation, but without Heidi. And of course we're also thinking of or working on ideas for a potential Mad Heidi 2. Sai cosa? Io, come tanti della mia generazione, siamo cresciuti con questi personaggi così intoccabili, cioè nel senso, Heidi, chi mai avrebbe pensato che poi alla fine, oltre al fatto che è lei qui, però Heidi è sempre stata vista come la bimbina pacioccosa, rompicoglioni, invece una bella ragazza, è diverso, cioè ti fai Heidi e già è sexy, ammazza tutti. Cioè, e quindi già ti confonde, ed è interessante proprio per come viene inserita anche il personaggio, che appunto, come hai detto te bene, cambia proprio l'essere ingenua in un certo senso. Cioè io Mad Heidi l'ho vista come Jana Plinsky, Snake Plinsky per me è Mad Heidi, cioè ha quella costruzione lì, alla fine è intoccabile, cioè divide la gente a metà, cioè ci deve essere questa forza grottesca, ecco, è surreale, perché il film è forte proprio perché hanno trovato questa idea del formaggio, che diceva bene, cioè questa idea del formaggio è geniale, perché è una cosa talmente stupida, che però funziona, essere razzista col formaggio, che funziona perché sono talmente stupidi i nazisti e i razzisti perché pensano che il colore della pelle sia una cosa importante, che è la stessa idea del formaggio, cioè quindi è quella la cosa, cioè pur di mettere una cosa dittatoriale troviamo una scusa. Adesso siamo in un mondo che le stanno trovando tutte le scuse pur di fare le guerre e sparare tutto, quindi è un film anche attuale in un certo senso, perché non siamo poi così distanti da gente che fa discorsi come fa il loro svizzerissimo presidente, che poi vorrò sapere come hanno agguantato Casper Van Diem e dove l'hanno trovato. Quindi per me è proprio un piacere, quando però bisogna abbattere il mito per ricostruirlo come antimito, non come altro mito, se no mi garba. Ragazzi, che dire, grazie per questa chiacchierata. We're waiting for ID2.
Yeah. Sure. Sappiate che siamo qui. Clara. And then Clara, the spin-off with Clara, it's okay. Okay? We promised it in the end of Mad Heidi 1, so yeah. And Mrs. Rottermeier like a villain. Ok? Ok. Grazie ragazzi. Se mi serve un ciccione da uccidere io. Ok, abbiamo anche la candidatura di Federico, quindi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Un applauso al traduttore. Grazie traduttore.